a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo carinissimo top estivo che state appunto già intravedendo. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto ho acquistato due gomitoli di filato Frida di casa Tessiland nella variante Margarita per una S con due gomitoli. Questo è quanto mi resta da lavorare, quindi ottima resa, ma ne parleremo poi nella recensione. Ho acquistato anche delle coppe triangolari sempre sul sito della Tessiland nella taglia SM nel mio caso. Servirà poi un uncinetto numero 3 da abbinare appunto al filato e un ago da lana per andare a nascondere le codine, cosa che come vedete io ancora devo fare. Detto questo, siamo pronti per iniziare con il tutorial. Io ho acquistato una SM dal sito Tessiland e per poterla rivestire vado a realizzare una catenella che mi arrivi quantomeno al centro della mia coppa partendo dal basso. Nel mio caso con l'uncinetto numero 3 sono servite 14 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nella quarta con una maglia alta e ritorno una maglia alta in ogni catenella disponibile. Completata la mia riga di ritorno, nello stesso punto, quindi nell'ultimo punto realizzato col filo sull'uncinetto, vado a realizzare altre due maglie, una e due. Aggiungo una catenella e realizzo sempre nello stesso punto altre 3 maglie. L'accortezza che devo avere qua sarà quella di non allentare troppo questo foro, anche se sarà un po' complesso. Lavorando morbide vedrete che non avrete nessun problema. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare sulla catenella di base, quindi ruoto la lavorazione. Entro nella prima catenella con una maglia alta e continuo a maglie alte fino a raggiungere l'inizio del lavoro. L'ultima la faccio sulla catenella base delle 3 iniziali ed ecco completata la nostra riga di lavoro. Volto la lavorazione, entro nel primo punto e realizzo una maglia bassa e realizzo una seconda maglia bassa sulla prima prendendo la costina più esterna dall'uncinetto. Continuo con le mie maglie alte lavorando una maglia alta in ogni punto. Sono arrivata allo spazio catenella. In questo spazio questa volta devo comunque aumentare, ma non realizzerò 3 maglie alte come abbiamo fatto prima, ma soltanto 2, e questo vale per questo giro e tutti i giri successivi in concomitanza dello spazio catenella, quindi 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, una catenella e 2 maglie alte. Ed ora proseguo la mia riga con le maglie alte. Mi raccomando, facciamo attenzione perché la prima maglia alta sottostante tende a scomparire, quindi filo sull'uncinetto, allarghiamo un pochino la lavorazione ed entriamo nella maglia giusta. Continuiamo fino alla fine della riga, voltiamo il lavoro e ripetiamo l'operazione. Una maglia bassa nella prima prendendo la seconda costina dall'uncinetto e proseguiamo il nostro giro di maglie alte. Ve la faccio vedere al dritto, ecco qua. Il nostro giro di maglie alte, ci fermiamo nello spazio catenella dove realizziamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e torniamo indietro. Questo fino a ricoprire la nostra coppa, andandola a provare naturalmente al di sopra. A me sono serviti 6 giri e vedete già come vado a rivestire la mia coppa. A questo punto vado ad incorporare la coppa alla lavorazione. Entro nel punto angolare, realizzo una maglia bassissima ancorando la lavorazione. Ora rientro nello stesso punto prendendo sia la lavorazione che la coppa e realizzo una maglia bassa. E adesso vado ad incorporare passo passo la mia coppetta alla lavorazione utilizzando i fori. Maglia bassa, prendo il punto successivo ma rientro nel foro precedente. Questo perché i punti che abbiamo a disposizione lungo la nostra coppa molto difficilmente corrisponderanno ai fori e per evitare che la lavorazione poi arrivi a essere troppo rada, io preferisco realizzare 2 maglie basse in ognuno dei punti, prendendo però il punto successivo della lavorazione. Ad esempio, punto e foro,
punto successivo e prendo il foro precedente. In questo modo continuo in questo modo per tutta la coppa. Nella punta, quindi nel margine estremo, entro nello spazio catenelle e realizzo 3 maglie basse e 3 maglie basse in ogni angolo. A questo punto dobbiamo unire le nostre coppe e qui varia molto da fisicità a fisicità. Io realizzerò soltanto una catenella di separazione ed andrò ad incorporare la seconda coppa prendendo la maglia centrale delle 3 che facevano angolo. Chiudo tutto con una maglia bassissima, catenella di sicurezza e sfilo, taglio il filo in questo caso ed ecco, ho unito le mie 2 coppie a una distanza molto ravvicinata. In questo caso vi consiglio di prendere spunto da un costume o da un top che già possedete per capire la distanza tra le 2 coppe in modo da non incorrere in errori. Sistemate le coppe, dobbiamo iniziare il corpo maglia e per poterlo fare ci occorrono un paio di misure. Intanto misuriamo la lunghezza che abbiamo ottenuto, nel mio caso sono 30 cm. Dopodiché contiamo i punti da un angolo all'altro, comprese le catenelle. Nel mio caso sono 61 punti. Cosa dobbiamo fare? Agganciarci nell'angolo estremo di una delle coppe, inserire il nostro filo e agganciarci ovviamente con una catenella. Da qui dobbiamo realizzare una catenella lunga che riagganceremo nell'angolo opposto, che sia lunga in centimetri tanto quanto la nostra circonferenza, che nel mio caso è di 80 e che rispetti il multiplo di 3. Quindi parto dal mio 61 e comincio la mia catenella in modo da arrivare alla fine della stessa con 80 cm perimetrali e un multiplo di 3. Mantenendo la catenella sul dritto mi aggancio con una maglia bassissima ed ho così realizzato l'inizio del mio corpo maglia. A questo punto realizzo una catenella, volto il lavoro e ricomincio a lavorare sopra le catenelle che ho appena realizzato. Aggiungo 2 catenelle e le ripasso tutte a maglia alta, lavorandone una in ogni catenella disponibile, in questo modo, per poi arrivare a lavorare anche il sotto delle mie coppe. Quindi realizzo 2 giri interi di maglia alta lavorando tutte le catenelle e tutto il sottoseno. Terminato il secondo giro, ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella e da qui iniziamo la riga numero 3 di questo motivo. Le prime 2 saranno sempre maglie alte, la riga 3 sarà costituita da 4 catenelle o una maglia bassa sull'altra prendendo la costina esterna dall'uncinetto più una catenella e andiamo a realizzare il nostro tanto amato punto. Filo sull'uncinetto 2 volte, salto 2 maglie, entro nella terza e realizzo una maglia altissima, filo sull'uncinetto, prendo i 2 filetti della maglia altissima appena realizzata e realizzo una maglia alta. Filo sull'uncinetto 2 volte, salto altre 2 maglie, entro nella terza e realizzo una maglia altissima, filo sull'uncinetto, entro nei 2 filettini iniziali della maglia altissima appena eseguita e realizzo una maglia alta. Continuo in questo modo per tutto il giro. Concludiamo il nostro giro nella quarta catenella, nel mio caso nella prima, con una maglia bassissima. Ci rialziamo sempre con 3 catenelle questa volta perché dobbiamo fare i giri di maglia alta o con una maglia bassa sull'altra prendendo la costina esterna dall'uncinetto e andiamo a ripristinare il numero originario dei punti come abbiamo visto anche negli altri video. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia altissima con una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo tra le 2 maglie, quindi tra la maglia altissima e la maglia alta. Con una maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta con una maglia alta e replichiamo questi giri fino a raggiungere la lunghezza di maglia che desideriamo. 2 di maglia alta lavorati punto su punto ed 1 con questi punti V un po' rivisitati e per poi ripristinare appunto la lavorazione originale.
25 cm di corpo maglia e poi mi sono fermata. Le ultime righe le ho lavorate a maglia alta, quindi 3 righe di maglia alta per concludere ed una di maglia bassa, tutto lavorato punto su punto. Una volta fatto questo mi sono agganciata col filo, vedete devo ancora nascondere le codine, nella maglia centrale delle 3 che costituiscono la parte più alta della coppa ed ho realizzato una catenella volante di 60 maglie, tagliato il filo, agganciato dal lato opposto e ripetuto l'operazione in modo poi da avere il nostro indosso con chiusura dietro al collo molto semplice. Di 2 gomitoli me ne è avanzato praticamente mezzo, quindi resa eccezionale di questo filato meraviglioso, ma ne parleremo nella recensione che uscirà tra pochissimo. Fatemi sapere cosa pensate voi di questa lavorazione, di questo top. Intanto io vi do la comunicazione di aver terminato l'utilizzo di questo punto che mi ha fatto innamorare quest'estate. L'abbiamo visto su pannello, l'abbiamo visto in tondo, l'abbiamo ricamato sulla borsa in juta e addirittura lo abbiamo visto capovolto. Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i miei social. Io vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial.